Salve raga e ben ritrovati nel mio canale YouTube. Oggi sono in una location un po' inusuale. A farmi compagnia c'è il mio cane Bruce che sta giochicchiando con un ramoscello. E sono, cavolo, in una località fantastica, vicino casa, sulle colline di Roseto. E se vedete alle mie spalle c'è proprio tutta la vista della città. Vi assicuro che per me non è facile parlare davanti a una telecamera con un cavalletto così col microfono attaccato così a mezz'aria, perché non avevo voglia di slegarlo, che praticamente si è formato un cumulo di fili assurdo. E non sono mai stato un tipo molto estroverso, ma penso che per migliorare bisogna fare esperienza, quindi buttarsi e poi ricalibrare il tiro in corso d'opera, migliorarsi sempre di più fino ad acquisire sempre più sicurezza nel fare quella determinata azione. Questa cosa l'ho vissuta con l'allenamento e ha funzionato. Alla fine l'accumulare esperienza a lungo termine è la cosa che più ci aiuta per diventare esperti e gestire al meglio quelle che possono essere le peculiarità di quell'azione che stiamo svolgendo, dell'attività. Oggi, registrando questo video, sto cercando di andare un po' contro a quel mio essere sempre perfetto e mi sto letteralmente buttando, provando, cercando di aprirmi un po' di più a voi con la speranza di migliorare. Cercherò di portarvi con me anche dal punto di vista agonistico, quindi vi renderò partecipi di quelle che saranno le mie esperienze, le gare, andando un po' più dietro le quinte, no? Quindi facendovi vedere anche quello che solitamente non posto nelle storie, pensieri, emozioni durante i giorni della gara, sia prima che dopo. Sarà un esperimento, vediamo di divertirci e di renderlo il più naturale possibile. Il 24 marzo all'interno della stessa giornata a Legnano sia il circuito di qualificazione dell'Endurance Cup e subito dopo una gara. Che tipo di gara? La gara è la Star Battle, è una gara a coppie da 2. Io sarò in squadra con Sergio Di Pasquale. I nostri avversari saranno Simone Chiozzi e Jacopo Rocchetti. Il circuito è un circuito devastante. Alla fine ci sono 15 muscle up con 20 kg dopo una miriade di ripetizioni. Diciamo che sarà divertente perché quei muscle con 20 kg dopo tutte quelle ripetizioni non li ho mai fatti. Sono appena tornato dalla passeggiata, adesso ci mettiamo sotto con il lavoro, finisco le schede che mi ero prefissato per oggi e subito dopo si scende ad allenarci. Oggi non sono solo, sono in compagnia di 2 miei allievi, Anthony, Mirko. Adesso ci scaldiamo e poi inizieremo la nostra sessione di dip. Ragazzi, mi raccomando, prestate molta attenzione al riscaldamento nel dip. Questo esercizio è molto stressante a livello articolare. Solitamente uno dei problemi che va per la maggiore per i neofiti, per le persone che iniziano ad approcciarsi a questo esercizio, è il dolore allo sterno durante la rottura dei 90 gradi, quando la testa dell'ombro spezza i 90 gradi e va al di sotto del gomito. È un fastidio che può presentarsi per varie cause. La prima, quando non si è abbastanza condizionati agli esercizi, magari si sta utilizzando un volume, un'intensità troppo elevata. La seconda, quando non ci si è riscaldati abbastanza, si approccia l'esercizio in maniera troppo drastica, violenta, magari anche con delle zavorre senza aver fatto delle serie di avvicinamento o dei set a corpo libero. Una terza motivazione per dolore allo sterno quando si seguono i dip è poca mobilità in estensione d'omero. Quindi
ragazzo, esempio, fa fatica a mandare il gomito indietro, a estendere l'omero. Invece di arrivare qua, ipotesi, si ferma qui, ha mobilità ridotta nel eseguire l'estensione della spalla dell'omero. Questa cosa causa molta rigidità a livello costale quando affondiamo, quando con la spalla spezziamo i 90 gradi. Ripetuta poi per più ripetizioni causa tanto stress in questa zona qui. Questo fastidio è chiamato costocondrite. I rimedi per questo fastidio quali possono essere: lavorare con intensità e volume adeguati, creare delle progressioni nel tempo senza esagerare, specialmente per chi è neofita, chi è agli inizi, chi sta approcciando questo esercizio. Cosa molto importante che solitamente io faccio e consiglio di fare anche ai miei allievi prima di approcciarsi all'esercizio, proprio per migliorare la mobilità anche all'interno del riscaldamento senza fare chissà quanti esercizi, senza nemmeno perdere troppo tempo. È buona cosa fare prima di iniziare l'allenamento qualche set dove si porta il petto in massimo allungamento, ricercando una buona estensione. Adesso vi faccio vedere. Aria. Una passeggiata. 90 kg. Easy. Caramelle. Adesso si va di 100 kg, singola top set che segna la fine del ramping. Ciccione. E non me ne frega. È arrivato il momento di spingere sulle alte rep. Il primo blocco comprende 2 set da 40 rep con 20 kg. Il secondo blocco 4 set per 45 ripetizioni con 10 kg. Terzo blocco a corpo libero 6 set da 50 ripetizioni. Questa sarà la routine di resistenza di oggi. Si parte da 20, poi si scala a 10 fino ad arrivare a corpo libero. Adesso partirò col primo set da 40 rep con 20 kg. Let's go! Terzo set con 10 kg da 45 dip. Aggiornamento riguardo la routine, i primi 2 blocchi sono andati, sia quello con 20 che con 10, adesso si iniziano i set a corpo libero, 6 set da 50 rep. Ultimo set della routine, sesto set da 50 rep, corpo libero.
Sono arrivato a fine routine, mantenendo più o meno una buona tecnica. Tra un set e l'altro ho mantenuto il recupero all'incirca 3 minuti, alcune volte meno, alcune volte più. Adesso si fa un finisher non troppo lungo, all'incirca un 10 minuti sui bar dip e poi concludiamo la sessione. È arrivata anche la mascotte a farci compagnia. Questa è la condizione fisica martedì 5 marzo, meglio rispetto a qualche settimana fa. Ho iniziato pian piano a scendere con le calorie e sto continuando in maniera progressiva. L'obiettivo è quello di arrivare alla gara di marzo, alla Star Battle, sia Star Battle che qualifica Endurance Cup, un po' più asciutto, fino a toccare un'ottima performance per il 14 aprile. Cosa avrò in quella data? Internazionale in Germania, a Colonia. Mi sto riprendendo pian piano da un piccolo acciacco che ho avuto al polso. All'incirca 4 settimane fa mi è esplosa una cisti che ho qui. L'esplosione mi ha causato un stop dei muscle up. Questa settimana per iniziare ad allenare e si spera di arrivare in gara senza troppi problemi. Incrociamo le dita. Siamo giunti a fine video. Vi ho portato con me all'interno della mia quotidianità. Avete visto un Christian differente. Come già detto, il mese di marzo sarà figo. Mi aspettano delle belle sfide, farò il possibile per star sul pezzo e godere di quella che è la mia più grande passione, il calisthenics, con l'obiettivo anche di trasmetterla alle persone che mi circondano. Se il video vi è piaciuto, supportatemi se vi va, lasciate un commento, un mi piace, condividete il video e cresciamo insieme, diventiamo più forti, più cazzuti, più estroversi. Cacciamo le balle!